Siamo in compagnia di Cristiano Zonno, CEO di Mediatipo, una frizzante e dinamica realtà pugliese con 30 anni di storia alle spalle, che però recentemente ha intrapreso un percorso di digitalizzazione dei processi produttivi, inserendo un workflow per la produzione cartotecnica in digitale. Al centro di questo processo, oltre ovviamente alla macchina da stampa e ai plotter di incollaggio digitali, troviamo i tavoli da taglio digitali della Zund. Dunque Cristiano, quali sono le esigenze che vi hanno spinto a effettuare questo investimento? Come mai Zund? Tra l'altro con una configurazione molto particolare con il sistema di carico e scarico automatico BHS 150 che mi risulta essere anche il primo installato sul mercato italiano. Grazie Andrea. Sì, assolutamente. Siamo molto orgogliosi di questo primato come prima azienda che ha scelto questa configurazione di macchina. L'idea è nata per gestire in una maniera diversa, con un approccio più digitale il mercato della cartotecnica. Infatti noi parliamo sempre di cartotecnica digitale 2.0, con cui affrontiamo in una maniera flessibile, dinamica la stampa, ma ovviamente subito dopo occorre affrontare la stessa cosa per ciò che riguarda la fustellatura. Poiché trattiamo di una visione industriale, perché quando si parla di packaging, anche se in digitale, è facilissimo fare numeri, per cui quando si fanno produzioni 1000-2000 scatole magari possono corrispondere a, dico per dire, 200-300 lastre, che non sono poche, sia per ciò che riguarda la stampa, ma soprattutto per ciò che riguarda la fustellatura, che poi diventa il collo di bottiglia. In virtù di questo, le nostre configurazioni sono le più automatiche possibile. Ripeto sempre, tutto speculare fra stampa e fustellatura. Per quanto riguarda la fustellatura, in questo momento abbiamo scelto questa configurazione che prevede sia un doppio braccio di taglio, quindi la versione più performante attualmente della Zund, ma soprattutto tutto il sistema di movimentazione, ovvero di carico e scarico automatico e robotizzato, che permette la movimentazione fino a pannelli 3x2. Per cui affrontando i numeri del packaging, la necessità di una soluzione completamente automatizzata era fondamentale ed è venuta da sé. E abbiamo scelto in questo momento il partner Zund, anche perché, giusto lo premetto, noi abbiamo già un'altra Zund, per cui per noi è stato anche un percorso più facile. Nella scelta fra i vari competitor, avere già in casa addetti formati quantomeno sul cuore della macchina, poi sicuramente c'è stato da dover apprendere il funzionamento della parte di movimentazione, però in ogni caso conoscere la logica, conoscere gli utensili, avere la possibilità di intercambiare gli utensili, in una sorta di backup immaginario o di rottura della macchina, comunque sia, è stata una scelta quasi obbligata, ma di cui siamo decisamente contenti. Ottimo. E per quanto riguarda la produttività, grazie a questo nuovo investimento siete riusciti ad aumentarla? Avete dei dati? Se non sbaglio è circa un anno che lavorate con questo nuovo plotter. In realtà la macchina è ancora più fresca, gli investimenti sono Ok. ancora più freschi in quanto la Zund è entrata in funzione fine gennaio, Ok. la Durst è entrata in funzione fine marzo, quindi diciamo sono decisamente meno di un anno. In ogni caso abbiamo già saturato il lavoro della Zund, quindi vuol dire che stiamo cominciando a raccogliere ciò che stiamo seminando e che è tutto positivo. E siete riusciti ad ampliare anche i lavori, diciamo alcune commesse che magari prima vi erano precluse, oggi grazie a questo nuovo investimento invece riuscite a gestirle con maggiore tranquillità e più facilità? Beh, assolutamente sì, non fosse altro che per una questione puramente numerica. Come ho detto prima, le produzioni cartotecniche generano volumi, quindi numeri di pannelli. Pensare di dover movimentare questi pannelli alla vecchia maniera, cioè manualmente con l'operatore che carica sulla macchina il pannello, è letteralmente impossibile. Quello va bene se abbiamo un approccio visual,
dove ovviamente il ROI di un pannello è completamente diverso, la redditività di quel pannello è completamente diversa, la redditività nel packaging è nel volume della produzione, ma se non è tutta automatica si è in perdita obiettivamente. Ecco, un'ultima domanda prima di salutarci. Siamo praticamente alla fine dell'anno, quindi ti chiedo un bilancio su questo anno e i vostri progetti per il 2024. Allora, siamo in fase ancora di promozione, d'altronde tutto il lavoro è una promozione. Stiamo tirando fuori tanti prodotti nuovi, stiamo cominciando a fare pubblicità e stiamo cominciando soprattutto a avere un ritorno di questa promozione che stiamo facendo. Mi viene da dire che tanti preventivi fatti a maggio, giugno, nostro malgrado, si stanno concludendo solamente adesso, ma questo purtroppo per la mentalità dei clienti, che è solo sotto consegna, perché adesso come al solito diventano tutti urgenti, però è molto, cioè, dà molto orgoglio il discorso che comunque stiamo avendo riscontro sul mercato, con una visione diversa, con un approccio alla cartotecnica diverso e soprattutto molto più vicino al tessuto imprenditoriale, in particolare per noi del sud. Il tessuto è fatto da piccole e medie aziende. Cioè non è il nostro target la produzione da scatoli fini, cartotecnica dove ci sono migliaia di copie. Lì ci sono dei canali di approvvigionamento specifici per aziende già organizzate. Noi abbracciamo tutto quell'entry level che è tantissimo, è molto ampio, ma soprattutto i clienti non conoscono. Il nostro obiettivo per il 2024 è continuare quella formazione / informazione nei confronti dei clienti che magari hanno l'esigenza, ma obiettivamente non sanno come risolverla. E come dico io simpaticamente, in tutta questa comunicazione, oggi vi romperò le scatole, anzi no, ve le farò su misura. Perfetto, guarda, grazie mille Cristiano per questa chiacchierata e ti saluto e ti auguro un buon lavoro. Grazie Andrea.